Ciao a tutti, pace e illuminazione, come state? Spero bene. Si vede la finestra da dietro, perdonate le riprese, cose del genere, ma io guardo un pochettino di più al contenuto, no? Non ritengo di essere un creator, come si chiamano le persone che solitamente fanno questo genere di cose qua su questa piattaforma, su YouTube, e quindi insomma io il mio è un dialogo che cerco di instaurare con te. E a proposito di questa cosa, volevo parlarti di un aspetto che a me ha colpito molto e continua a colpirmi. Perché ad esempio molte persone mi scrivono dicendo, ma poi sai del resto Massimo, noi siamo bodhisattva. Oppure un altro dice, noi come bodhisattva. Ecco, io quando leggo quelle cose lì mi viene da, insomma, rimango un po', perché dico, mi piacerebbe anche a me avere questa considerazione di me stesso, no? Perché? Perché, vedi, la parola, mi sono reso conto perlomeno, che la parola bodhisattva è come la parola amore. Tu la puoi usare così, per gioco, ma è una cosa seria. E poi non è bello, capisci? Perché ti definisce, dice che sei una persona un po' superficiale, no? I bodhisattva, vediamo un attimino di andare ad approfondire, ma proprio un minimo, questa figura. Ma perché ti dico questo e faccio questo? Perché io vedo che si aprono canali YouTube, si aprono paginette Facebook e via discorrendo, definendosi bodhisattva di qui e bodhisattva di là, bodhisattva della terra, no? Ecco, cerchiamo di mantenerci con i piedi per terra e sviluppare un pochettino più di autocritica, perché adesso vedrai che insomma non è una cosa. Il bodhisattva, devi sapere, che è una figura centrale nel buddismo. Nel buddismo Mahayana mi sembra che si pronunci Vajravana, il buddismo diciamo tibetano. Il termine bodhisattva deriva dal sanscrito, no? E più o meno si può tradurre con essere destinato all'illuminazione. Da che cosa? Dal sanscrito bodhi, che significa bodhisattva, e sattva significa, scusa, illuminazione, e sattva essere. Quindi il bodhisattva in sintesi che cos'è? È una persona che ha sviluppato il desiderio di raggiungere l'illuminazione, ma non per sé, ma per il bene di tutti gli esseri senzienti. In altre parole, il bodhisattva si dedica attivamente a liberare tutti gli esseri senzienti dalla sofferenza e condurli verso l'illuminazione, verso il nirvana. Ma che cosa succede? Che cosa fa? Lui rimane nel ciclo di nascita e morte, rimane nel ciclo del samsara, fino a quando tutti non avranno raggiunto l'illuminazione. E già qui mi sembra che tu abbia già la possibilità di intuire che la figura del bodhisattva è una figura veramente incredibile. Quindi definirsi bodhisattva è insomma come quelli che dicono ma io sono un genio, lui è un genio, lui è un momento. Cioè, andiamo avanti perché il bello deve ancora venire. I bodhisattva hanno eh, almeno tre caratteristiche. La prima caratteristica l'abbiamo vista, la compassione, quindi i bodhisattva sono mossi non per se stessi, non hanno nessun sentimento egoistico, no? Sono mossi per la compassione verso tutti gli esseri viventi, fino a quando, ti ripeto, tutti gli esseri viventi non avranno raggiunto l'illuminazione, loro staranno lì a guardia per aiutarli a raggiungere questo stato. Poi l'altra componente, l'altra caratteristica è la promessa dell'illuminazione. A differenza del Buddha, che ha già raggiunto l'illuminazione, il Bodhisattva, come abbiamo visto, si impegna a perseguirla.
ma decide di farlo soltanto dopo che ha condotto tutti gli altri all'illuminazione. E poi l'ultima, ma ultima, non è. Il Bodhisattva deve aver compiuto, deve aver raggiunto le famose 6 perfezioni. E queste sono la generosità, l'etica, la pazienza, la diligenza, la concentrazione e la saggezza. Ecco, ti rendi conto? Tu conosci una persona che ha raggiunto solo che queste 6 perfezioni? Io non l'ho ancora conosciuta, men che meno nel nichirenismo, dove assomigliano un po' tutti più a galli che a bodhisattva, no? Quindi cerchiamo, cerchiamo di esprimerci nel modo giusto, cercando di avere rispetto per quello che si fa e per quello che si dice, di crederci. Cerchiamo di avere rispetto, perché il rispetto è una componente molto importante della pratica, perché è una componente che va pari passo o è frutto dell'atteggiamento, e l'atteggiamento fa della tua pratica o medicina o veleno. Se tu fai la pratica con l'atteggiamento sbagliato, quella pratica diventa un veleno per te. Se la fai con l'atteggiamento giusto, quella pratica ti apre il cuore, non ti allarga il portafoglio, ti apre il cuore e di conseguenza ti fa abbracciare, come i bodhisattva, tutti gli esseri viventi. Il bodhisattva, una componente poi che potremmo definirla così, una componente bodhisattvica, è quella di mettere gli altri davanti a te, gli altri al primo posto. Di conseguenza, nelle richieste al Gonzo è bene sempre, e chi ha l'atteggiamento giusto di fronte alla pratica, nei confronti della pratica, fa questo, chiede per gli altri, prega per gli altri, cerca di incoraggiare gli altri, incoraggiarli a stare bene, non a convertirli. Tu non converti nessuno, perché se lui karmicamente non è, non ha maturato le ragioni per incontrare e praticare il Sutra del Loto, tu puoi anche fare tutti i miracoli che pensi di poter fare, ma in realtà non combini niente. Quindi anche questa mania dello shakobuku, la mania dello shakobuku è una, come dire, non saprei nemmeno come definirla, ecco, non me la fare definire, perché altrimenti rischierei di cadere dove non voglio cadere. Già cado in tante cose e quando me ne rendo conto cerco di non farlo. Quindi torniamo al discorso, e proprio per questo torniamo al discorso del rispetto. È importante comprendere che la figura del Bodhisattva, sotto un certo aspetto, è l'ideale della pratica. Nel Sutra del Loto troviamo il racconto di molti bodhisattva, troviamo il racconto nel 25° capitolo del Bodhisattva Kanno, una figura che ho già avuto modo di parlartene, ma avremo modo di approfondirne. Poi abbiamo la figura del Bodhisattva Fukyo, mai sprezzante, no? Ecco, la pratica del Bodhisattva Fukyo è un esempio di come si deve praticare. Il Bodhisattva Fukyo che cosa fa? Capisce che le persone che ha di fronte hanno dei problemi, perché altrimenti non tenterebbero di picchiarlo ogni volta che lui gli dice ti rispetto.
e decide di continuare perché non smette. Questo è importante, decide di continuare, ma a distanza di sicurezza. E questo il punto, l'atteggiamento giusto. E la pratica del Bodhisattva Fukyo, come ti dicevo, è l'esempio di pratica. Quindi se tu fai la tua pratica con questo atteggiamento, allora tu realmente stai praticando la pratica di Nichiren e tu realmente ti puoi definire buddista. Al contrario, se nella tua pratica, la tua pratica è incentrata sul raggiungimento di qualcosa che comunque è personale, è tuo personale, allora quella non è una pratica del Bodhisattva, quella è una pratica che continuando in quel modo lì ti porterà ad avere dei problemi perché ti porta attaccamento. E chiunque ha letto almeno un paio di pagine di buddismo sa che l'attaccamento è la madre della sofferenza. Le famose 4 nobili verità, vatti a informare bene, vattela a leggere, no? Specie nel sito del Sattacitarama, che è un sito meraviglioso dei monaci Theravada non mi ricordo, poi se me lo ricordo te lo dico. E vatti a vedere bene questo punto. Quindi fai bene attenzione all'atteggiamento che porti avanti, perché quello è quello che tu otterrai. Tu non ottieni con quello che chiedi, tu ottieni con quello che sei. Tu attiri quello che sei, non quello che vuoi, non quello che pensi. E questo è un aspetto molto importante della pratica. Tu, se vuoi, devi essere. Se vuoi, devi fare in modo che la tua pratica ti apra, non ti chiuda con il paraocchi come i cavalli. E poi ricordati che una pratica spirituale non si manifesta nel fisico, nel materiale. Se questo errore, se portato avanti, ti porta davvero ad avere dei problemi nella tua vita, perché è come, insomma, guardare, no? Attraverso un binocolo che non è ben regolato, no? Quando poi distogli lo sguardo dal binocolo e guardi qualsiasi cosa, il tuo sguardo è ancora fuori fuoco e di conseguenza rischi di cadere. E questo è importante perché non è che perché tu fai una pratica spirituale non sei al di fuori della vita, tutt'altro. La pratica spirituale ti deve aiutare a vivere questa vita. Quindi rifletti un po' sulla figura del Bodhisattva e su tutto il fiocchetto. Ciao, a risentirci alla prossima. Pace e illuminazione.